Buongiorno e ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro canale Tickets for Life. Continua il lavoro sul nostro furgone e oggi iniziamo a preparare l'impianto elettrico. Abbiamo qui il quadro elettrico, poi abbiamo i vari magnetotermici, il salvavita e quant'altro. Andremo a installare tutto qua dentro, facciamo passare i fili e insomma montiamo tutto. Se non avete visto ancora gli altri video li trovate qui sotto in descrizione, con tutti i video inerenti alla camperizzazione del nostro furgone che abbiamo comprato in Germania. Perché lo vogliamo omologare camper e quindi avendolo con targa tedesca lo possiamo fare. Procediamo, andiamo avanti. Qui dentro dovrebbero esserci gli oblò. Ora lo apriamo e vediamo come sono fatti. 1 e 2. Andiamo ad aprire ed ecco qua. 2 Fiamma Vent F Pro. Vedete, questi sono gli oblò che abbiamo preso. Ne abbiamo presi 2, 40x40 e niente, sono da montare sul tetto. Questo è l'oblò, come si presenta. Questa è la parte che va inserita nel foro. Questa dovrebbe essere la dima del foro. Ora ce lo studiamo e vediamo come fare. Bene, bene, ci siamo studiati come è fatto l'oblò e quindi vedremo poi come installarlo. Oggi andiamo a fare i fori sul tetto per mettere gli oblò. Andiamo sul tetto. Siccome il tetto è inclinato ci vuole l'adattatore. Questo è l'adattatore che va sul tetto e segue tutto l'andamento del tetto. Siamo giunti a una fase delicata. Andiamo a forare il tetto. Questo qui è un momento molto delicato, ci giochiamo tutto. Detta così. Ho preso le misure 12 volte. Teoria, via. sai. Precisino. Bucato il tetto. Si torna più indietro, siamo a un punto di non ritorno. Questa è la punta del trapano che è passata e questo è la dima, insomma l'adattatore per l'oblò. No, non mi serve. Abbiamo fatto tutto il profilo nero qui. Perfetto, e ora si va a tagliare, a fare il taglio definitivo. Abbiamo quasi finito di tagliarlo, E voilà! Abbiamo il buco! Ciao! Chi c'è qua sotto? Ciao! Com'è? Abbiamo fatto il buco! È il primo buco andato, ora si deve provare Guardate qua! che sia tutto. Qui va tutto limato perché. Sì. E poi va dato l'antiruggine. Ruggine. Qui ci sarà poi l'adattatore che si mette qui sopra, che è perfetto. Abbiamo provato a inserirlo e questo è l'oblò. Voilà, eccoci qua, il secondo buco è fatto. Abbiamo 2 oblò. Ora proviamo anche qui perché di non aver sbagliato le misure, se no. Speriamo, se no. Vabbè, la cornice ci va. Ora mi devi ripassare come prima i 2 pezzi. Ok, a dopo. Ed ecco qui il secondo foro fatto con il seghetto. Perfetto! Come vedete abbiamo fatto il secondo foro. Ora si apre la scatola e montiamo anche qui il secondo oblò. Il primo è montato qui davanti, vedete, e 2 oblò sono montati. Ok, ora facciamo
diamo una bella pulita, una sgrassatina, perché poi dobbiamo andare a mettere la, come si chiama? L'antirugine. Mettiamo l'antirugine. Io va su, va giù. Marta mi suggerisce che mettiamo l'antirugine. Abbiamo già passato la lima per i bordi. Mettiamo l'antirugine, importantissimo, perché sennò la lamiera potrebbe fare ruggine. Si dà una asciugatina. Andiamo a passare tutto l'antirugine. Eccoci qui, un'altra giornata di lavoro. Questo è il foro che abbiamo fatto per far passare l'attacco a colonna a 220. Ora lo andiamo a incollare col Sikaflex e chiudiamo il buco. Allora, come prima fase andiamo ad attaccare questo nastro bituminoso. Abbiamo messo tutto, anche il Sikaflex, e ora lo andiamo a chiudere. Ho fatto una sudata incredibile, però ho messo tutte le viti e ho aperto l'oblò, vedete? L'oblò è aperto, posso uscire fuori e vedere sul tetto come è fatto. Bene, il primo oblò è montato, ora poi ci andrà messa la zanzariera che si può nel caso togliere. Eccola qui, questa è la zanzariera e questo è il coperchio con la manovella per aprire e chiudere tutto. Passiamo a montare l'altro oblò e andiamo avanti con i lavori. Eccolo qua, il primo oblò l'abbiamo montato. Tutto ok, passiamo al secondo. Qui abbiamo fatto la dima per il lavello, ho già fatto il giro, ora facciamo per la piastra. Vediamo un po', si va a tagliare esattamente a 8 cm e 37,5, 8, 37,5. Appoggiata dritta. Piastra la mettiamo qua, il lavello poi sta Così, questo sta a fronte rubinetto, diciamo. questo è il lavello, guarda, perfetto.
banging on the door, I'm on my way. Eccoci qua. Con il posizionamento degli armadi. Inserisci il pezzo lungo, sembra di giocare a Tetris. Vedi che giocare alla Lego da piccoli serve. Sì. Pezzo lungo, poi un altro pezzo lungo, si inserisce. Occhio che ora vai giù nel pavimento, ha visto come fa il Tetris? Blup, cambia piano, va di sotto, sparisci. Va bene, quello va tagliato per Composizione di armadio. Allora, Passo. forse non potrebbe anche non dare niente. Bravo, Perfetto. non gli dà. Lavello messo. Bene, piano piano il camper prende forma. Quando si cucinerà, dai. Questo conto è delicato in bianco. Questo si fissa lì dentro. E voilà, che dici? Non male. Bene, ora facciamo l'unboxing del frigorifero. Benissimo, eccolo qui. I'm gonna hold the line, and I'm gonna be just fine. Perfetto, questo qui, il lavello l'abbiamo montato, qui c'è la piastra ben fissata da sotto con le viti e quindi anche il piano della cucina è pronto. Buongiorno, è passato un altro giorno, ieri abbiamo tirato i lavori fino a tardi perché siamo veramente in ritardo mostruoso, siamo indietro con i lavori e le scadenze incombono. Quindi abbiamo dovuto portare avanti un po' in fretta e furia gli ultimi lavori. Qui come vedete abbiamo già fissato il lavello con il miscelatore, la piastra ve l'ho appena fatta vedere prima e qui abbiamo il tavolino è fissato, c'è la cassapanca, vedete, e lo scalino tutto completo. Purtroppo abbiamo dovuto tirare un po' via. Non ho potuto mostrarvi e registrare l'installazione dell'impianto elettrico della batteria e dell'inverter. Più avanti faremo dei video dedicati all'allestimento completo. Vi faccio vedere solamente come abbiamo realizzato il tutto, siccome domani partiremo per la Germania. E questo è il box che abbiamo realizzato. Abbiamo creato questo box dove c'è il quadro elettrico, il controller dell'inverter e il controller della 12 volts. Qui abbiamo montato l'inverter che era lo stesso che avevamo montato sulla macchina, sulla nostra Dacia. Qui c'è l'interruttore per accenderlo e da qui potete vedere che possiamo attivare l'inverter stesso. Lo attiviamo. Qui abbiamo gli attacchi a 12 volt, le prese USB, i vari interruttori a cui andranno collegate le luci, la pompa dell'acqua, il frigorifero. E qui abbiamo il quadro dove abbiamo uno switch con cui possiamo decidere se prendere la corrente dalla 220 esterna quando ci attacchiamo alla colonnina o dall'inverter. Qui abbiamo il salvavita e qui abbiamo due interruttori che comandano rispettivamente le prese della corrente a 220 e la piastra induzioni. Quindi abbiamo un magnetotermico sia per la piastra e uno per le prese. Vedete, possiamo alzare il salvavita
e attacchiamo i vari relè. Vedete, la 220 funziona, si accende la spia, e qui abbiamo la piastra che se la accendiamo appena si tocca, vedete c'è la spia e quindi funziona alla perfezione. Ora la spengiamo perché non ci serve e quando voglio stacco tutto. Il tavolino l'abbiamo fissato con una staffa alla parete. Come vedete abbiamo sostituito anche questo pannello, c'era prima il vecchio pannello e ne abbiamo messo uno nuovo bianco. Alla 12 volt possiamo attaccare il frigorifero. Accendiamo il frigorifero, ecco che parte. Questa è la capienza, abbiamo 2 vaschette, la luce, è un frigo bello capiente ed è un modello Alpicool, vedete. Mettiamo anche il link di questo frigorifero giù in descrizione. Sotto l'acquario abbiamo messo 2 taniche dell'acqua che serviranno una per il carico e una per lo scarico. Ora dobbiamo solamente collegare il tubo con i vari raccordi. Mentre la piastra abbiamo fatto passare i cavi e abbiamo fatto una spina dove attaccare il filo. Sopra il tetto invece abbiamo fissato il pannello solare flessibile che già avevamo comprato in precedenza per la macchina. E qui ci sono i cavi che vengono giù dal tetto e scendono giù fino ad arrivare al regolatore di carica. Ne abbiamo messo uno più potente, l'MPPT 100 da 30 A, e qui dietro vedete la nostra bella batteria al litio di Litio Store, una batteria da 100 A appunto al litio. Qui vedete l'inverter e sta tutto comodamente sotto al sedile del passeggero. Qui sotto invece c'è la batteria del motore che è collegata con il cavo della batteria alla batteria dei servizi, e abbiamo messo sempre qui sotto il relè sempre della Victron, il modello Cirix CT. Vedete tutto il cielo montato, gli oblò vanno completati, vanno chiusi. Abbiamo messo poi il battitacco qui sul pavimento e un altro posteriore. A bordo abbiamo poi tutte le scatole con le istruzioni dei vari componenti. Qui per esempio abbiamo il manuale della fiamma, qui dentro abbiamo la pompa elettrica e qui c'è il letto già pronto per partire. Lì dietro vedete l'armadio, i 2 mobili. Come vedete poi accanto alla panca della seduta abbiamo fatto un mobile, che questo è temporaneo perché qui poi ci andrà messa la doccia. Ora non vi fate confondere dall'aspetto, però questo è lo stretto necessario per poter partire domani, andare su a Monaco e cercare di farsi omologare il camper, perché poi dovremo passare l'esame dell'ingegnere. Incrociamo le dita perché non è detto che ce lo passi. Abbiamo da fissare ancora tutti i faretti, qui ne abbiamo già inseriti 2, ma i fili sono ancora da attaccare, ci sono tutti i fili scoperti, ci sarà da fare tutte le rifiniture. Ma questi sono tutti i lavori che faremo con calma quando torneremo. Intanto abbiamo questa scadenza che incombe. Qui abbiamo l'armadio che è composto da 2 moduli, quindi non ho messo il fondo e come vedete abbiamo ampia profondità. Qui c'è un altro mobile, ci andranno messi i pensili, insomma di lavoro da fare ce n'è ancora tanto. Un'altra cosa che abbiamo fatto sono tutti i passaggi dei vari fili, dei cavi. Anche qui andrà chiuso tutta questa fascia. Ci prepariamo alla partenza, caricheremo a bordo un po' di pentole, una valigia con un po' di panni per far vedere insomma che abbiamo tutto l'occorrente. Quando arriveremo in Germania dovremo fare anche la pesa. Ora loro dalla Germania mi hanno chiesto di portare lo scontrino, solo che qui da noi non abbiamo una pesa pubblica. Se per strada ne trovo una, bene, altrimenti dovremo fare tutto lì in Germania. Dobbiamo ancora fissare un po' di particolari, ma come detto sono tutti lavori che faremo in seguito. Quindi a questo punto io chiuderei il video qui, vi invito a seguire il nostro canale, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto e vi ha dato un po' di fonti di ispirazione anche per le vostre camperizzazioni, mettete un mi piace, per noi è importante, ci aiuta anche a far crescere il nostro canale. Di tutti i prodotti poi che abbiamo utilizzato
mettiamo il link giù in descrizione, così se volete approfondire i dettagli di quello che abbiamo usato oppure comprare qualcosa, a noi ci arriva un piccolo aiuto, una piccola monetizzazione da parte di Amazon, poca roba, ma insomma male non fa. Non mi resta che salutarvi e speriamo che il viaggio in Germania porti dei buoni. Continuate a seguirci e fate il tifo per noi, perché il viaggio che faremo domani sarà veramente veramente importante. Grazie per averci seguito e vi saluto calorosamente. Un abbraccio. Stand up and take it as I go.